Vigilia di Napoli-Inter. Che vigilia, signori, amiche e amici interisti. Nuovo appuntamento qui su Passione Inter in collegamento con la nostra Romina Sorbelli. Romina, buon pomeriggio. Dove sei? Dove sei? Buon pomeriggio Lore, buon pomeriggio a tutti. Sono ovviamente da Piano Gentile, come potete vedere alle mie spalle. C'è un bel sole, Romina. C'è un bel sole su questa Inter anche, verrebbe un po' da dire banalmente. Molto banale questa introduzione. No, Sì. però bello, dai, una bella immagine. Sicuramente c'è un bel sole oggi, fa caldo, un bel clima primaverile, non troppo autunnale, invernale, più primaverile. Infatti io sto Sì. morendo di caldo, però dai, speriamo che sia di buon auspicio questo tempo. Vigilia di Napoli-Inter in preparazione di una sfida molto importante che vede l'Inter arrivare da 7 vittorie consecutive. Il Napoli arriva da una doppia sconfitta con soprattutto quella in Champions League molto pesante in settimana, che ha portato Antonio Conte a non presentarsi in conferenza stampa, a differenza di un Christian Chivu che non si nega mai ai microfoni, Romina, e lo fa in una conferenza di oggi che ci ha dato degli spunti interessanti e ormai diventa appuntamento fisso anche con qualche problema tecnico e qualche momento divertente c'è sempre con Chivu. Che è successo? Ci racconti un po' di questa Sì, conferenza? allora qualche gag come sempre prima di parlare insomma di quelli che sono gli spunti. Nulla, da quel che si è capito è entrata una cimice nella maglia di Kivu e semplicemente si è un po' agitata inizialmente e poi dopo ha confermato di avere questa cimice nella maglia. È stato uno sketch divertente, come sempre Kivu è anche molto Sì. ironico e divertente in conferenza, quindi ci ha regalato un bel sorriso. E poi arrivavano dall'esterno delle urla da parte di probabilmente qualche giocatore dell'Inter che si divertiva, ecco, un po' ad inserirsi all'interno della conferenza stampa e quindi qualche interruzione divertente però, ecco, quando sono queste le interruzioni fanno sempre Certo. piacere. Io ho qualche sospetto su chi fosse il giocatore che urlava, però lo chiedo nei commenti, fate sapere secondo voi chi è stato che ha voluto interrompere così la conferenza stampa. Romina, andiamo un po' alla carne di questa conferenza stampa. Ti chiedo, tu lì presente ad Appiano Gentile, qual è stato il passaggio principale, qual è stata la principale notizia, o comunque quella che ti ha colpito di più in questa conferenza stampa? Sì, allora c'è stato un passaggio che forse è quello che sottolineerei su, Luis Enrique e Diouf, visto che Mm, comunque l'attenzione di tanti è su questi 2 giocatori che, di fatto dobbiamo ancora vedere. Abbiamo visto un po' a sprazzi, ma, sono ancora tante le domande su di loro e proprio per questo un collega appunto ha posto la domanda a Christian Chivu per capire a che punto fossero della preparazione e del percorso in nerazzurro. Christian Chivu è stato molto netto, molto diretto. Devo dire che forse non me lo aspettavo così diretto, nonostante lui, sia sì. uno senza peli sulla lingua, perché ha detto chiaramente che, i 2 giocatori non sono in questo momento pronti. Ha aggiunto che non è detto che non lo siano, questo non vuol dire che non lo saranno in futuro, stanno lavorando, si stanno impegnando, ma che comunque l'impatto con la Serie A è un impatto che si sta Ah, facendo sentire, e quindi in questo momento, per quello che è stato il percorso finora dell'Inter di Chivu, non si è sentito di schierarli perché appunto non li vede ad un livello tale da poterli impiegare come vorrebbe, però ovviamente hanno lasciato uno spiraglio di luce dicendo che stanno continuando a prepararsi, ad allenarsi, si impegnano, l'atteggiamento giusto c'è, solo che manca un po' ecco, di preparazione e dovranno fare un grande lavoro. È comunque un qualcosa che secondo me importa molto, perché quando è arrivato Diouf sono arrivate anche una serie di polemiche da parte del tifo, da parte degli addetti ai lavori, perché si riteneva magari un giocatore tra mille virgolette un po' sconosciuto che avrebbe avuto modo di farsi conoscere proprio in maglia Inter. In questo momento arriva la conferma che in realtà è un giocatore che forse è arrivato non troppo pronto, ecco, per l'Inter, che deve farsi proprio in maglia nerazzurra. Questa è un'indicazione anche probabilmente di quanto lo vedremo, perché sarà una riserva, probabilmente delle riserve nelle partite nelle quali l'Inter magari sarà in situazioni di vantaggio, come può essere stata poi Inter Torino alla prima sì. giornata. Io sottolineo soprattutto un passaggio che hai toccato anche tu. A me ha colpito soprattutto il fatto che abbia detto non sono pronti ancora a livello mentale e dell'impatto con il calcio italiano. Servirà un Esatto. percorso di apprendistato, quindi sicuramente per vedere nell'Inter. Come dicevi giustamente tu, Romina, un Chico che comunque prende di petto tutte le domande, tutti i temi, anche quelli che potresti tranquillamente sviare. Ieri stavo seguendo Allegri che su qualsiasi argomento ti porta a spasso e non risponde. Chivo invece su qualsiasi tema, anche sul Milan Como che si va a giocare aperto, avrebbe potuto tranquillamente dire a me, francamente, che me ne frega. E invece anche Certo. lì
è andato a rispondere dicendo che comunque lui accetta le decisioni, siamo andati anche a Bengasi a fare un amichevole in Libia e ci è andato ben felice. Quindi è un Kivu che si prende con responsabilità e in un altro passaggio, dimmi tu che ne pensi, è tornato il concetto dell'umiltà, che era stato Sì. sottolineato da Barella l'altra sera e non solo, e si sta facendo molto leva su questo. Io sono super d'accordo, come scrivevo anche nella newsletter che abbiamo pubblicato oggi, il valore del rispettare l'avversario e del non sentirsi troppo forti, che è stato il grande forse tema dei punti persi l'anno scorso e non solo. Mi fa sorridere questo passaggio e mi ha fatta sorridere durante la conferenza perché, conferma anche quello che abbiamo visto in queste ultime partite. La striscia di partite dell'Inter, a parte la Roma, per molti sono state sulla carta più semplici da affrontare, no, quindi dicevamo è un momento in cui l'Inter ha, diciamo, delle partite abbastanza semplici dopo la Juventus, poi arriverà la parte complicata. Il fatto che, Chivu abbia insegnato e abbia mandato il messaggio giusto ai ragazzi, facendogli capire che a differenza di magari quello che succedeva anche l'anno scorso del sottovalutare le partite, arrivare con troppa arroganza, bisogna approcciare le partite tutte allo stesso modo perché tutti gli avversari possono mostrare insidie, possono dimostrarsi insidiosi e Chivo ha sottolineato questo ma l'ha dimostrato, ha dimostrato di averlo insegnato e comunque trasmesso ai ragazzi perché i risultati che sono arrivati proprio in questa striscia di partite dicono questo, una squadra che ha capito che a prescindere da quello che è l'avversario bisogna scendere con lo stesso approccio e l'ha sottolineato appunto Kivu in conferenza stampa dicendo che tutti gli avversari sono uguali, bisogna mentalizzarsi sul fatto che ogni partita è uguale all'altra, non devono farsi, non bisogna fare differenze tra l'una e l'altra e questo è un messaggio chiaro, secondo me anche molto forte e molto utile per un Inter che forse l'anno scorso, come dicevi tu, a tratti ha un po' peccato di presunzione, ma non solo nell'approccio alla partita, magari anche durante la partita stessa, no? Nel Nei momento del finali vantaggio, soprattutto. esatto, nel momento del vantaggio non riuscire a gestire il vantaggio perché magari allentava l'attenzione, pensava di averla già portata a casa. È un qualcosa che forse io ho visto anche con l'Udinese, l'avevo detto tra l'altro dopo quella partita. Quindi si vede proprio che Chivu sta facendo un grande lavoro sull'umiltà di questi ragazzi che hanno toccato la vetta con la vittoria della seconda stella e questo probabilmente li ha portati ad un diciamo, livello molto alto anche psicologico. Poi però la scorsa stagione penso che gli abbia insegnato anche molto a livello di umiltà e di dover restare comunque sì, sulla scia dell'umiltà, che è la cosa migliore poi. Questo testimonia un Kivu che oltre ad aver portato tante cose di campo, perché continuo a dire che sta lavorando su tante cose importanti a livello di tecnica e di tattica in questa Inter, l'importanza del lavoro che sta facendo sulla testa, tant'è che oggi ci portiamo a casa un'altra di quelle frasi che Kivu ci regala ad ogni conferenza. Abbiamo imparato che l'allenamento il riposo è il miglior È il miglior allenamento anche. allenamento. Soprattutto quando si gioca tanto, soprattutto quando ci sono tante partite. Un giornalista gli ha chiesto, ecco, del fatto che è stato concesso un giorno libero ai calciatori a 2 giorni da una partita importante come quella contro il Napoli e lui ha detto: "Ma non c'è nulla da spiegare, il riposo è importantissimo, soprattutto per dei giocatori che sono sempre sul pezzo tra nazionale e tutto". E quindi Romina ti chiedo, da Piano intanto ci porti una notizia, c'è un infortunio che, diciamo con tutto il rispetto è un po' marginale, però è un nuovo problema quindi nell'Inter. Sì, un risentimento alla coscia sinistra per Palacios, è una notizia che è arrivata, poco prima della conferenza stampa, quindi si va ad unire ovviamente agli infortunati, Thuram, Darmian e Raffaele Di Gennaro. Infortunio, marginale ovviamente con tutto il rispetto, però ecco sì, Palacios in questo momento ha questo problemino, ecco. Senti, confermiamo e ti condivido anche il calendario per Marcus Thuram, che è un po' il tema principale del momento, sicuramente fuori contro Napoli e Fiorentina, l'obiettivo è il Verona Sì, prima oggi di sì, oggi nello diciamo specifico non se n'è parlato, però la sensazione anche nel pre è un po' questa, che, diciamo che la data sul calendario sia poi la partita contro il Verona. Verona, Kairat, Lazio, sosta e ritorno con il derby che sarà molto importante. Prima però c'è appunto questa gara contro il Napoli. Secondo me dalla partita contro l'Union Saint-Gilloise abbiamo ottenuto delle indicazioni abbastanza chiare sulla formazione con cui si dovrebbe scendere in campo. Quindi ti condivido la probabile formazione, mi dici se ti torna in base a quello anche che hai raccolto lì ad Appiano, con Sommer tra i pali, Akanji, Acerbi, Bastoni in difesa, Dumfries e Di Marco sulle fasce, Barella c'è l'amico in mezzo e davanti Bonni, Lautaro Martinez. Consideriamo che giocatori come Acerbi, Mkhitaryan e Barella non hanno giocato contro l'Union Saint-Gilloise. Akanji, Di Marco e Bonni sono subentrati dalla panchina,
Lautaro Cianoglu, Dumfries e Bastoni invece al contrario sono usciti anticipatamente. Esatto. Si va un po' delineando questo schieramento qua, che ne pensi? Sì, hai detto tutto tu, Lore, perché comunque tutto dipende da quello che abbiamo visto in Belgio. I giocatori che non sono entrati, nella partita con l'Union Saint-Gilloise domani dovrebbero giocare dal primo minuto e coloro che han risparmiato, diciamo, a partita in corso, magari, facendoli uscire anzitempo, saranno anche loro, probabilmente dell'11 titolare. Quindi dovrebbe tornare la formazione titolarissima dell'Inter, questa che vediamo in grafica. Se posso aggiungere un'ultima cosa, sempre in conferenza Certo. stampa ovviamente gli è stato chiesto del discorso coppia d'attacco, perché sappiamo che appunto con Thuram out le uniche due alternative sono Bonnier più Esposito. La domanda è sempre stata quella, in riferimento a chi avrebbe giocato, a insomma, anche Certo. come vede un po', diciamo come dire, un po' la sintonia, no, tra le varie coppie d'attacco. E Kivu ha detto che ci sono 4 attaccanti che funzionano bene tutti, a prescindere da chi va in campo, diciamo a fianco all'altro. La squadra funziona perché sono tutti giocatori che si spendono molto per la squadra, che lottano molto, che sanno sacrificarsi, e quindi questo è stato un bel passaggio, perché ha voluto ancora più sottolineare, diciamo anche l'apporto importante di questi attaccanti in questa stagione. La sensazione comunque è che ci sia Bonnia al fianco di Lautaro Martinez. Che ha detto che dall'esterno qualcuno pensa che sia il più simile a Thuram. Lui non l'ha voluto dire in questo, però Esatto, esatto. senti, dall'altro lato, e poi ti faccio una domanda salutandoti, ti voglio mettere in difficoltà, quindi preparati, concentrati con le Dai, ci sono. cuffie. Eccomi, Ehm, eccomi. lato Napoli, per il momento, ecco, non avendo la conferenza di Conte, dobbiamo un attimino affidarci a quello che ci ha detto anche il nostro collega che abbiamo sentito ieri, Meret in porta con Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce in questo 4-1-4-1, Beukema Buongiorno al centro della difesa, Gilmour diciamo un po' nella casella di Lobotka assente, Politano McTominay con Anghissà e De Bruyne a supporto di Højlund che potrebbe recuperare per la partita di domani. Non è detto, all'ultimo potrebbe tornare Lucca, eventualmente non dovesse farcela Højlund. Højlund sicuramente cambia tanto in questa Sì, partita, secondo me, più per le caratteristiche, non perché sia comunque il fenomeno, anche se per me è un ottimo attaccante, cambia tanto per caratteristiche, perché rispetto a Lucca è molto più abile ad attaccare alla profondità. Secondo me, se tu togli Højlund dal Napoli, l'Inter potrebbe permettersi di essere più alta, molto più aggressiva, anche con Acerbi, e ci permette di fare un gioco molto più cattivo e aggressivo. Con Højlund, secondo me, rischiamo un po' di più anche le imbucate in sì. campo aperto e sarebbe un pochino più pericoloso questa cosa. Dall'altro lato l'assenza di Lobotka è molto pesante con Gilmour che non sta piacendo molto ai tifosi napoletani, non sta convincendo. Ti chiedo, per te chi è per te l'uomo chiave per l'Inter in questa partita o quale può essere un duello chiave in questa partita qui? Allora, ieri ho fatto un nome per quello che sarebbe stato un eventuale marcatore della partita. Non Mh. chiedermi, cioè è un po' una mia A sensazione, sensazione. sì, ho parlato di Marco. Forse una spiegazione posso Mh. anche dartela, che si discosta un po' anche dal discorso, prettamente tattico. Sì. Di Marco in questa stagione lo stiamo rivedendo in una forma importante, sicuramente, ma credo che, il cuore nerazzurro in questa partita possa prevalere e Di Marco possa tirar fuori, diciamo quel qualcosa in più che serva per portare a casa una partita del genere, con un po' di, come dire, senso di rivalsa per tutto quello che è successo l'anno scorso. Quindi ti dico che secondo me Di Marco potrebbe essere uno degli uomini più importanti. A seconda di chi ci sarà in attacco, come dicevi prima tu, se dovesse esserci Højlund, o quant'altro, grande lavoro da parte della difesa, perché sappiamo soprattutto che un Acerbi comunque, sa tenersi più, diciamo pronto per attaccanti fisici, centravanti Sì. fisici, quindi deve esserci comunque molta attenzione da parte del terzetto, difensivo, che in queste partite comunque sta dimostrando solidità. Quindi, ti dico questo. Molti hanno parlato anche del centrocampo ieri in live, ne stavamo Certo. parlando, che la partita passerà molto dal centrocampo. Il Napoli ha un centrocampo molto fisico, quindi anche lì, bisognerà insomma saper, ecco, lottare in quella zona del campo. Sarà una partita, sarà banale a dirsi, ma
veramente di squadra, in cui l'Inter dovrà Sì, compattarsi totalmente per sfuggire a quelle che potrebbero essere le insidie che porterà il Napoli. Mi auguro che, se posso aggiungere una cosa, che entrambe vai, le vai. squadre non vadano ad accontentarsi, tra virgolette, di un pareggio, perché Ah, le ultime partite con il Napoli sono terminate tutte 1-1, probabilmente perché da parte di entrambe le squadre c'era anche la consapevolezza del peso della partita e quindi magari un po' più di timore anche nel volersi scoprire. Io mi auguro di non vedere questo, perché in realtà, proprio perché l'anno scorso il campionato è terminato con un solo punto di distacco, queste sono proprio le partite nelle quali una squadra deve riuscire a prevalere sull'altra e far vedere la propria superiorità, come fece poi l'Inter con quel 3-0 proprio in casa del Napoli l'anno della seconda stella. alzo le mani, perfetta la nostra Romina. No, sono d'accordissimo anche perché lato Napoli sento già tanti giornalisti tifosi Napoli che dicono per noi un pareggio è oro perché dobbiamo riassestarci dopo questo momento, quindi per loro così. Mi viene il dubbio che il Napoli di Conte, ferito dopo una sconfitta così, comunque sia un po' come la bestia all'angolo, quindi è da tenere d'occhio sinceramente in questo momento, soprattutto al Maradona. Mi piace che tu punti su Di Marco, che mi dai questa componente anche di cuore, mi piace molto. Io un po' più freddo, io tendenzialmente vado più su un aspetto tattico e ti dico occhio a Dumfries secondo me, perché se sta bene, l'altro giorno per me è stato, ecco, la cimice di Kivu è Tipo chi è, arrivata. esatto, tipo Kivu è arrivata da me, si è Ok. spostata e è arrivata. Ok. Okay. No, è il bello della diretta, il bello della Sì, diretta. Così, senti, no, dicevo Dumfries perché oltre ad essere il secondo miglior marcatore dell'Inter nel 2025 dopo Lautaro sì, Martinez, ehm, da quella parte c'è uno Spinazzola che può essere pericoloso in attacco e dall'altro lato può concederci qualcosa dietro, e soprattutto rispetto all'altro lato con Politano e tutta la fascia destra di Anghissà che è più collaudata, a sinistra secondo me sembra un pochino più attaccabile il Napoli, e quindi la collaborazione Akanji che copre, Barella che supporta e Dumfries che diventa il terzo attaccante dell'Inter può essere la chiave una chiave. per andare a vincerla. Quindi voglio sapere nei commenti da parte vostra chi può essere l'uomo decisivo, se vi preoccupa di più oppure no un Napoli ferito appunto. Romina, io ti ringrazio, è stata perfetta, ci hai dato tante notizie, ti aspettiamo poi ovviamente per la partita e per tutti i contenuti su Passione Inter. Grazie a te Lore, grazie a tutti, un saluto e ovviamente sempre forza Inter. Ciao, a Mi presto. raccomando, clic sul tasto iscriviti e vi aspettiamo su passioneinter.club come sempre. In descrizione per chi ci ascolta in podcast c'è un altro contenuto che chi ci segue su YouTube può trovare cliccando qui.